O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e aiutaci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, in questo anno giubilare che provvidenzialmente coincide con il 150° anniversario dell'arrivo del quadro a Pompei, il 13 novembre del 1875, vogliamo fissare lo sguardo su Cristo, unica nostra speranza, e su Maria, che con il suo fiat fu la prima collaboratrice della speranza di Dio incarnata, diventandone madre e discepola. A lei, Vergine orante, chiediamo di ottenerci la grazia di contemplare e irradiare con la preghiera del Rosario il mistero di Cristo Gesù. Come lei vogliamo accogliere e meditare la parola di Dio affinché, contemplando i misteri del Rosario, impariamo a stupirci dinanzi alle meraviglie che opera il Signore. Guardando a lei, così attenta e premurosa, a Cana di Galilea, vogliamo apprendere quell'amore che non resta insensibile alle necessità dell'umanità e che spinse il beato Bartolo Longo a vivere il Vangelo della carità con gli ultimi e i poveri del suo tempo. Alla Vergine del Santo Rosario di Pompei ci rivolgiamo ora pregando i misteri della gloria. Primo mistero. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono gli oli aromatici per andare ad ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, ora nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Secondo mistero, Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che è asceso al cielo per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che è asceso al cielo per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che è asceso al cielo per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che è asceso al cielo per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che è asceso al cielo per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che è asceso al cielo per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che è asceso al cielo per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che è asceso al cielo per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che è asceso al cielo per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che è asceso Al cielo per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Terzo mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché Egli compia in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, Quarto mistero. Maria è assunta in cielo.
Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che ti ha Portato in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portato in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portato in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portato in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portato in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portato in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portato in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portato in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portato in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portato in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e
Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quinto mistero. Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome». Mostraci il tuo volto, Signore, e te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te amiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Secondo le intenzioni di Papa Leone, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre misericordie, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamos, exules Filii, a te suspiramos, gementes et flentes, via lacrimarum vale. Ea advocata nostra, filos tuos, misericordiae socorros, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis postule Sirius ostende. O clemens, o Signore
pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Misericordia, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre della Speranza, Prega per noi. Madre Purissima, Prega per noi. Madre Castissima, Prega per noi. Madre Sempre Vergine, Prega per noi. Madre Immacolata, Prega per noi. Madre degna d'amore, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine prudente, Prega per noi. Vergine degna di onore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio di perfezione, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. fonte della nostra gioia, Prega per noi. tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi. dimora consacrata di Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Per noi. consolatrice degli afflitti, Prega, aiuto dei cristiani, prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Prega per noi Maria,
pace di chi non ha voce. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, ecco. Il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi della festa di Santa Brigida, religiosa patrona d'Europa. I testi sono dal proprio del giorno e dal comune delle Sante. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra. Nella festa di Santa Brigida lodiamo il Signore nostro Dio. Nella festa di Santa Brigida lodiamo il Signore nostro Dio. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura danno del suo prossimo. Nella festa di Santa Brigida lodiamo il Signore nostro Dio. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Nella festa di Santa Brigida lodiamo il Signore nostro Dio. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore è forte e potente, il Signore potente in battaglia. Nella festa di Santa Brigida lodiamo il Signore nostro Dio. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Nella festa di Santa Brigida lodiamo il Signore nostro Dio. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella festa di Santa Brigida lodiamo il Signore nostro Dio. La carità divina congiunge Santa Brigida all'eterno convito nel regno dei beati. La fiamma dello Spirito ha impresso nel suo cuore
il sigillo indelebile dell'amore di Dio. O sorella dei poveri, intercedi per noi, sostieni i nostri passi nella via della pace. O guidaci alla vetta della santa montagna, dove i miti possiedono il regno del Signore. Sia lode al Padre e al Figlio, sia onore al Santo Spirito, al Dio Trino ed unico, nei secoli sia gloria. Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parole di bontà. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parole di bontà. Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore un inno al nostro Dio. E fonde il mio cuore liete parole, io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi prode la spada al tuo fianco, nello splendore della sua maestà si arrida la sorte, avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri i prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio e giustizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore un inno al nostro Dio. Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al Re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo Signore, prostrati a Lui. Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del Re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al Re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio. Il mio cuore medita sempre la tua parola. Signore, mia roccia e mio Redentore. La lettura, pagina 1901, Santi Religiosi. Dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo. Fratelli, quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anche io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo ad avanzare sulla stessa linea. Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La perdizione però sarà la loro fine, perché essi, che hanno come Dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi,
tutti intenti alle cose della terra. La nostra patria, invece, è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore, così come avete imparato, carissimi. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare, e il Dio della pace sarà con voi. Siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Come chi aspetta il padrone quando torna dalle nozze. Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Come chi aspetta il padrone quando torna dalle nozze. Dalle orazioni attribuite a Santa Brigida. Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per aver predetto prima del tempo la tua morte, per aver trasformato in modo mirabile durante l'ultima cena del pane materiale nel tuo corpo glorioso, per averlo distribuito amorevolmente agli Apostoli in memoria della tua degnissima passione, per aver lavato loro i piedi con le tue mani sante e preziose, dimostrando così l'immensa grandezza della tua umiltà. Onore a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver sudato sangue dal tuo corpo innocente nel timore della passione e della morte, operando tuttavia la nostra redenzione, che desideravi portare a compimento, mostrando così chiaramente il tuo amore per il genere umano. Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per essere stato condotto da Caifa e per aver permesso nella tua umiltà, tu che sei giudice di tutti, di essere sottoposto al giudizio di Pilato. Gloria a te, Signor mio Gesù Cristo, per essere stato deriso quando, rivestito di porpora, sei stato coronato di spine acutissime e per aver sopportato con infinita pazienza che il tuo volto glorioso fosse coperto di sputi, che i tuoi occhi fossero velati, che la tua faccia fosse percossa pesantemente dalle mani sacrileghe di uomini iniqui. Lode a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver permesso con tanta pazienza di essere legato alla colonna, di essere flagellato in modo disumano, di essere condotto coperto di sangue al giudizio di Pilato, di esserti mostrato come un agnello innocente condotto all'immolazione. Onora a te, Signor mio Gesù Cristo,
per esserti lasciato condannare nel tuo santo corpo, ormai tutto inondato di sangue, alla morte di croce, per aver portato con dolore la croce sulle tue sacre spalle e per aver voluto essere inchiodato al legno del patibolo, dopo essere stato trascinato crudelmente al luogo della passione e spogliato delle tue vesti. Onore a te, Signore Gesù Cristo, per aver rivolto umilmente in mezzo a tali tormenti i tuoi occhi colmi di amore e di bontà alla tua degnissima Madre, che mai conobbe il peccato, né mai consentì alla più piccola colpa, e per averla consolata, affidandola alla protezione fedele del tuo discepolo. Benedizione eterna a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver dato durante la tua mortale agonia la speranza del perdono a tutti i peccatori, quando hai promesso misericordiosamente la gloria del paradiso al ladrone che si era rivolto a te. Lode eterna a te, Signor mio Gesù Cristo, per ogni ora in cui hai sopportato per noi peccatori sulla croce le più grandi amarezze e sofferenze. Infatti, i dolori acutissimi delle tue ferite penetravano orribilmente nella tua anima beata e trapassavano crudelmente il tuo cuore sacratissimo, finché venuto meno il cuore esalasti felicemente lo spirito e inclinato il capo lo consegnasti in tutta umiltà nelle mani di Dio Padre, rimanendo poi morto tutto freddo nel corpo. Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per aver redento le anime col tuo sangue prezioso e con la tua santissima morte, e per averle misericordiosamente ricondotte dall'esilio della vita eterna. Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per aver lasciato che la lancia ti perforasse per la nostra salvezza il fianco e il cuore, e per il sangue prezioso e l'acqua che da quel fianco sono sgorgati per la nostra redenzione. Gloria a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver voluto che il tuo corpo benedetto fosse deposto dalla croce ad opera dei tuoi amici, fosse consegnato nelle braccia della tua addolorata Madre e da lei avvolto in panni, e che fosse rinchiuso nel sepolcro e custodito dai soldati. Onore eterno a te, Signor mio Gesù Cristo, per essere risuscitato dai morti il terzo giorno e per esserti incontrato vivo con chi hai prescelto, per essere salito dopo 40 giorni al cielo alla vista di molti e per aver collocato lassù tra gli onori i tuoi amici che avevi liberati dagli inferi. Giubilo e lode eterna a te, Signore Gesù Cristo, per aver mandato nel cuore dei discepoli lo Spirito Santo e per aver comunicato al loro spirito un immenso e divino amore. Sii benedetto, lodato e glorificato nei secoli, mio Signore Gesù, che siedi sul trono nel tuo regno dei cieli, nella gloria della tua maestà, corporalmente vivo con tutte le tue santissime membra, che prendesti dalla carne della Vergine. E così verrai nel giorno del giudizio per giudicare le anime di tutti i vivi e di tutti i morti. Tu che vivi e regni col Padre e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.
Cristo ci ha amati e ci ha liberati con il suo sangue. Ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Camminate nella carità. Anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. E acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. E voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Padre. Tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. A te si stringe l'anima mia, mi sostiene con forza la tua destra. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto,
Esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te si stringe l'anima mia, mi sostiene con forza la tua destra. La mano del Signore è la tua forza, sarai benedetta in eterno. Benedite opere tutte del Signore il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore il Signore, benedite cieli il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge e rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite rugiada e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedica Israele, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pii e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. La mano del Signore è la tua forza, sarai benedetta in eterno. Esulto di gioia per la tua grazia, o Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetri gli cantino inni,
Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacichi, le lodi di Dio sulla loro bocca, e la spada a due tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, e stringere in catene i loro capi, i loro nobili ceppi di ferro, Per eseguire su di essi il giudizio già scritto, questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. Esulto di gioia per la tua grazia, o Signore. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Dio la sostiene con la luce del suo volto. Dio la sostiene con la luce del suo volto. Non potrà vacillare, Dio è con lei. Con la luce del suo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Dio la sostiene con la luce del suo volto. Chiunque fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre, dice il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. E aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici, dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa
giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, della remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chiunque fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre, dice il Signore. Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo. Vieni, Signore Gesù. Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, Perdona i nostri debiti. Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, Concede a noi di seguire la via della carità. Signore Gesù, ascoltato come Maestro da Maria e servito da Marta, Rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità. Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, a che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore nostro Dio, che hai rivelato a Santa Brigida la sapienza della croce nella contemplazione amorosa della passione del tuo Figlio, concedi a noi, tuoi fedeli, di esultare di gioia nella manifestazione gloriosa del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia,
mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricordiamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Canto a pagina 172. Tu sei la mente che mi pensò, tu sei
Cristo risorto, tu sei per me, giorno futuro del mondo. Oggi mi vestirai come quel giorno che tu sai, già mi pensavi, fratello. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la festa di Santa Brigida, patrono dell'Europa. Brigida meditava devotamente la passione e la morte di nostro Signore Gesù. Mentre ci prepariamo a celebrare questi santi misteri, non diamo per scontata il suo perdono, che gli ha costato tanto di darci, ma chiediamo con umiltà e gratitudine la sua misericordia. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis E pace intera agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che ha guidato Santa Brigida
nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, gli hai rivelato la sapienza della croce. Concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Benedirò il Signore in ogni tempo. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Benedirò il Signore in ogni tempo. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. Benedirò il Signore in ogni tempo. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Benedirò il Signore in ogni tempo. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Benedirò il Signore in ogni tempo. Alleluia, 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 alleluia. Rimanete nel mio amore, dicevi il Signore. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota,
perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Io sono le vite e voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. In questo è glorificato il mio Padre, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Queste parole ai suoi discepoli prima di morire costruiscono la missione di Gesù durante la sua vita terrena. Egli è venuto per riunirci nell'amore divino e per glorificare il Padre Celeste, prima di tutto offrendosi per la salvezza delle anime e poi concedendoci la grazia di portare frutto per il suo regno e così nostra volta glorificare il Padre. Oggi celebriamo la festa di Santa Brigida di Svezia. Da bambina ebbe una visione del Signore crocifisso. Inorridita dalla sofferenza di Gesù, chiese chi gli avesse fatto tanto male. Gesù rispose: quelli che mi disprezzano e rifiutano il mio amore per loro. Dopo quella esperienza dedicava gran parte della sua intensa preghiera alla contemplazione delle sofferenze del Signore, come San Francesco, cercando di amare il Signore come Lui amava lei. Le sue visioni continuarono e alla fine scrisse volumi sulla passione e su altri argomenti spirituali, influenzando notevolmente la devozione popolare dell'epoca e ancora oggi. Come moglie diede alla luce 8 figli, uno dei quali Caterina è una santa canonizzata. Brigida e il suo devoto marito, entrambi francescani secolari, costruirono un ospedale e servirono i poveri, soprattutto le madri nubili e i loro figli. Dopo la morte del marito, Brigida abbracciò ancora di più una vita di servizio e penitenza, fondando infine l'Ordine del Santissimo Salvatore, ora chiamato le Brigidine. Ovviamente la sua comunione con Gesù rimane vera, vitale, poiché glorificò Dio con la sua vita, portando frutto come moglie e madre francescana secolare, mistica, riformatrice della Chiesa ed infine fondatrice di una comunità religiosa ancora oggi vitale. Possa anche la nostra comunione con il Signore, che comincia tutto, portare frutto. Santa Brigida, figlia del Padre Celeste e di nostro Padre Francesco, hai amato il Signore come Lui ha amato te. Prega per noi affinché possiamo amare Gesù e nella nostra comunione con Lui intima portare veri frutti
e così glorificando Dio Padre, come hai fatto tu. Fratelli e sorelle, Dio è luce e chiama anche noi a divenire luce del mondo, per essere segno della sua presenza nella storia. Affidandoci all'intercessione di Santa Brigida, innalziamo a Lui la nostra preghiera e diciamo ai nostri debiti. Illumina la nostra vita, Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio. Concede a noi di seguire la via della carità. Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità. Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà. Che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore nostro Dio, che hai rivelato a Santa Brigida la sapienza della croce nella contemplazione amorosa della passione del tuo Figlio, concedi a noi, tuoi fedeli, di esultare di gioia nella manifestazione gloriosa del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricordiamo e per quanti a te non ricordono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Canto a pagina 172. Tu sei la mente che mi pensò, tu sei l'escluso che salva, Cristo risorto tu sei per me, giorno futuro del mondo. Oggi mi vestirai te come quel giorno che tu sai, già mi pensavi, fratello. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la festa di Santa Brigida, patrono dell'Europa. Brigida meditava devotamente la passione e la morte di nostro Signore Gesù. Mentre ci prepariamo a celebrare questi santi misteri, non diamo per scontata il suo perdono che gli ha costato tanto di darci, ma chiediamo con umiltà e gratitudine la sua misericordia. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis E pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che ha guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce. Concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Benedirò il Signore in ogni tempo. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Benedirò il Signore in ogni tempo. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. Benedirò il Signore in ogni tempo. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Benedirò il Signore in ogni tempo. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Benedirò il Signore in ogni tempo. Rimanete nel mio amore, dicevi il Signore. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Io sono le vite e voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. In questo è glorificato il mio Padre, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Queste parole ai suoi discepoli prima di morire costruiscono la missione di Gesù durante la sua vita terrena. Egli è venuto per riunirci nell'amore divino e per glorificare il Padre Celeste, prima di tutto offrendosi per la salvezza delle anime e poi concedendoci la grazia di portare frutto per il suo regno e così nostra volta glorificare il Padre. Oggi celebriamo la festa di Santa Brigida di Svezia. Da bambina ebbe una visione del Signore crocifisso. Inorridita dalla sofferenza di Gesù, chiese chi gli avesse fatto tanto male. Gesù rispose: quelli che mi disprezzano e rifiutano il mio amore per loro. Dopo quella esperienza dedicava gran parte della sua intensa preghiera alla contemplazione delle sofferenze del Signore, come San Francesco, cercando di amare il Signore come Lui amava lei. Le sue visioni continuarono e alla fine scrisse volumi sulla passione e su altri argomenti spirituali, influenzando notevolmente la devozione popolare dell'epoca e ancora oggi. Come moglie diede alla luce 8 figli, uno dei quali Caterina è una santa canonizzata. Brigida e il suo devoto marito, entrambi francescani secolari, costruirono un ospedale e servirono i poveri, soprattutto le madri nubili e i loro figli. Dopo la morte del marito, Brigida abbracciò ancora di più una vita di servizio e penitenza, fondando infine l'Ordine del Santissimo Salvatore, ora chiamato le Brigidine. Ovviamente la sua comunione con Gesù rimane vera, vitale, poiché glorificò Dio con la sua vita, portando frutto come moglie e madre francescana secolare, mistica, riformatrice della Chiesa ed infine fondatrice di una comunità religiosa ancora oggi vitale.
possa anche la nostra comunione con il Signore, che comincia tutto, portare frutto. Santa Brigida, figlia del Padre Celeste e di nostro Padre Francesco, hai amato il Signore come Lui ha amato te. Prega per noi affinché possiamo amare Gesù e nella nostra comunione con Lui intima portare veri frutti e così glorificando Dio Padre come ha fatto tu. Fratelli e sorelle, Dio è luce e chiama anche noi a divenire luce del mondo, per essere segno della sua presenza nella storia. Affidandoci all'intercessione di Santa Brigida, innalziamo a Lui la nostra preghiera e diciamo: Illumina la nostra vita, Signore. Illumina la nostra vita, Signore. O Padre, dona unità alla Chiesa. Il cammino ecumenico porti frutti di riconciliazione e di reciproca accoglienza tra le diverse confessioni cristiane, affinché il mondo creda. Preghiamo. Illumina la nostra vita, Signore. O Padre, guarda gli Stati europei, rinsaldando i vincoli della fraternità che li uniscono. Diventino sempre più attenti e solleciti verso le necessità delle nazioni più povere. Preghiamo. Illumina la nostra vita, Signore. O Padre, benedici i popoli scandinavi. Possono camminare nella luce di quell'amore crocifisso che ha plasmato la parola e l'opera di Santa Brigida. Preghiamo. Illumina la nostra vita, Signore. O Padre, sostieni il pellegrinaggio di chi cerca la verità, possa incontrare il tuo volto e trovare pace nella comunione con te. Preghiamo. Illumina la nostra vita, Signore. O Padre, ricordati della nostra comunità, celebrando il memoriale della Pasqua del tuo Figlio, possa maturare sempre più l'attitudine al discernimento e alla lettura profetica della storia. Preghiamo. Illumina la nostra vita, Signore. O Padre, che riveli la tua gloria anche attraverso le opere buone dei tuoi figli, accogli la nostra preghiera e rendici santi come tu sei santo, per Cristo nostro Signore. Il canto Ti offriamo, a pagina 165. Su questo altare ti offriamo il nostro giorno, tutto quello che abbiamo lo doniamo a te, l'amare, il gioire, il dolore di questo giorno, su questo altare doniamo a te. Fa di tutti noi un corpo, un'anima sola, che porta a te tutta l'umanità e fa che il tuo amore ci trasformi in te, come il pane e il vino che ora ti offriamo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Padre misericordioso che hai impresso in Santa Brigida l'immagine della creatura nuova, concedi anche a noi di rinnovarci nello Spirito, per essere degni di offrirti il sacrificio di riconciliazione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere in fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la Tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della Tua misericordia. Nella vita di Santa Brigida ci offri un esempio nella comunione con lei, un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere, al di là della morte, la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi tutti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo cantiamo senza fine l'inno della Tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Brigida, i santi Francesco e Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvo.
Canto a pagina 93. Io son la vite, voi siete i tralci, restate in me, porterete frutto, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, restate nel mio amore, perché la gioia sia piena. Io son la vite, voi siete i tralci, restate in me, porterete frutto. Voi come tralci innestati in me, vivete tutti nell'unità. Unica in voi è la vita, unico in voi è l'amore. Io son la vite, voi siete i tralci, restate in me, porterete frutto. Il tralcio buono che porterà frutti d'amore, vivendo in me, il Padre mio lo poterà, perché migliore sia il frutto. Io son la vite, voi siete i tralci, restate in me, porterete frutto. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che sostenuti dalla forza di questo sacramento, impariamo sull'esempio di Santa Brigida a cercare Te sopra ogni cosa, per portare già in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Canto a pagina 184. Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi, donna del futuro, aprici
silenzio di chi attende, silenzio di chi scopre una presenza. Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi, donna del futuro, aprici il cammino. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle della comunità del Vangelo. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano e al Vangelo del giorno mercoledì 23 luglio Santa Brigida. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, gli hai rivelato la sapienza della croce. Concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Mi viene in mente un amico che ha attraversato un periodo di grande difficoltà. Era un uomo molto capace, apprezzato nel suo lavoro e circondato da molte persone. Tuttavia, nonostante il successo apparente, dentro di sé si sentiva vuoto, come se qualche cosa mancasse profondamente nella sua vita. Era un uomo di fede, ma con il tempo le preoccupazioni, le ambizioni avevano preso il sopravvento
e quel legame vitale con Gesù si era indebolito. Un giorno, durante una conversazione, mi ha detto di sentirsi come un ramo secco, staccato dalla vite. Sento che la mia vita è sterile, mi ha detto, con un velo di tristezza negli occhi. Allora gli ho ricordato le parole di Gesù. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Quelle parole hanno risvegliato qualche cosa in lui. Ha deciso di riprendere la sua preghiera quotidiana, di dedicare del tempo alla parola di Dio e soprattutto di ritrovare il contatto con Gesù nella sua vita di ogni giorno. Lentamente, come un ramo che torna a ricevere la linfa vitale, ha ripreso a sentire pace, forza e senso nelle sue giornate. Non erano scomparse le difficoltà, ma era cambiato il modo di affrontarle. Non era più solo, era legato alla vite, a Cristo. E questo faceva la differenza. Oggi, quando parlo con lui, vedo il frutto di quel legame ritrovato, la serenità del cuore, la capacità di donarsi agli altri con un amore autentico e la consapevolezza di essere parte di un progetto più grande. È un promemoria vivente di quanto siano vere le parole di Gesù. Senza di lui non possiamo fare nulla, ma con lui anche un ramo apparentemente secco può tornare a portare frutto abbondante. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E restiamo uniti con l'ascolto del Vangelo e anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Eccolo qui, Beppe. Ciao. Ciao, Beppe. Madre del Verbo, dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il Verbo si fece carne e la speranza in te germogliò. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria.
creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria, scendi in noi Santo Spirito, tu hai creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre, madre di tutti, Chiesa nascente, in te la grazia canta ancora oggi. Rendici docili, puri, ardenti, come una fiamma che non si spegne. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria, scendi in noi Santo Spirito. Preghiera a Santa Brigida di Svezia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O gloriosa Santa Brigida, tu che fosti un modello di santità e di amore per Dio, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici la tua stessa fede ardente e il tuo spirito di preghiera, affinché possiamo vivere ogni giorno in comunione con il Signore. O Santa Brigida, Madre mistica, guida le nostre famiglie e le nostre comunità verso la pace, l'unità e la carità. Intercedi per noi nelle nostre necessità e difficoltà, affinché possiamo trovare conforto e forza nella misericordia e nell'amore di Dio. Santa Brigida di Svezia, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. Santa Brigida di Svezia, prega per noi e per il mondo intero.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo.
illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria.
O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Madre del Verbo, dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il Verbo si fece carne e la speranza in te germogliò. Scendi, Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni, Spirito Santo, vieni per Maria. Creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Scendi, Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni, Spirito Santo, vieni per Maria.
annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre, madre di tutti, Chiesa nascente, in te la grazia canta ancora oggi, rendici docili, puri, ardenti, come una fiamma che non si spegne. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Quando il buio scende su di me, quando il mondo spegne ogni speranza, tu sei lì, mi sostieni e mi rialzi. Hai portato il peso del mio cuore, con il tuo perdono mi hai guarito. Tu sei pace nella tempesta, sei riposo nella lotta, nel silenzio parli al mio cuore, anima mia spera nel Signore. Anche se camminassi nella valle oscura, io non temerei, perché tu sei con me. Il tuo amore è forte, più della morte. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Solo in te, Gesù, solo in te, Gesù, c'è salvezza, amore e verità. Solo in te, Gesù.
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 23 luglio 2025, la Chiesa celebra Santa Brigida di Svezia. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di Santa Brigida di Svezia, questa figura straordinaria del XIV secolo. Santa Brigida era una sposa, una madre, una mistica, una fondatrice, una consigliera dei potenti, ma soprattutto una donna profondamente radicata in Cristo. Le letture scelte oggi dalla liturgia parlano esattamente di questo, di una vita che ha saputo rimanere unita al Signore come il tralcio alla vite, e per questo ha portato molto frutto, quel frutto spirituale che ognuno di noi è chiamato a portare. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla lettera ai Galati di San Paolo Apostolo, vediamo un passaggio centrale di questa lettera. In questa prima lettura vediamo che Paolo esprime la sua più profonda identità cristiana e leggiamo dalla prima lettura: Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Carissimi fratelli e sorelle, Santa Brigida di Svezia può ripetere queste stesse parole di Paolo. Infatti, dopo aver vissuto un'intensa esperienza familiare, quando fu moglie e madre di 8 figli, tra cui anche una Santa Caterina di Svezia, ha vissuto un cammino di trasformazione spirituale che l'ha portata a consegnare tutta se stessa a Dio. Santa Brigida, alla morte del marito, non si è chiusa nel dolore, ma ha risposto a una chiamata ancora più alta, quella di un'unione mistica con Cristo che l'ha condotta a una vita di preghiera, di penitenza e di servizio alla Chiesa. Proprio come San Paolo, Santa Brigida ha potuto dire anche lei: Cristo vive in me. Infatti non era più la sua volontà a guidarla, ma quella del Signore, e la sua esistenza è diventata un canale attraverso cui Dio ha parlato, agito e ha edificato. Nel Vangelo secondo Giovanni che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo Gesù che ci offre un'immagine davvero potente, profondissima. Io sono la vite, voi i tralci. Carissimi fratelli e sorelle, un tralcio staccato dalla vite non serve a nulla, si secca. Solo se restiamo uniti a Gesù riceviamo la linfa e possiamo portare frutto per il regno dei cieli.
Santa Brigida di Svezia aveva compreso tutto questo, come tanti altri grandi mistici, che la vera fecondità non nasce dall'attivismo ma dall'intimità con Dio. Vedete, non è la quantità delle opere che facciamo che conta, ma la qualità della relazione che abbiamo con Cristo. Santa Brigida di Svezia ha passato ore in preghiera, spesso davanti al crocifisso, ricevendo visioni e rivelazioni, ma ciò che ci colpisce della sua vita non è tanto il contenuto straordinario delle sue esperienze, quanto la loro radice evangelica. Infatti il cuore di Santa Brigida era radicato nel Vangelo, nella passione di Cristo, nella preghiera silenziosa e adorante. Carissimi fratelli e sorelle, da questa unione profonda tra Santa Brigida e la vita vera che è Gesù è nato un frutto davvero abbondante: la riforma spirituale, le conversioni, la fondazione di ordini religiosi, il dialogo con papi e re, ma soprattutto un amore instancabile per la Chiesa, anche quando questa era ferita, divisa e tante volte anche incoerente. Vedete, fratelli e sorelle, Santa Brigida non è una santa del passato, è profeticamente attuale. In questo tempo come il nostro, spesso segnato da fretta, superficialità, dalla disconnessione, lei ci insegna la forza di restare uniti a Gesù, non fare tanto, ma stare con Cristo, lasciarci trasformare da Lui, diventare sue membra vive. Carissimi fratelli e sorelle, anche noi oggi siamo chiamati a portare frutto, proprio come Santa Brigida di Svezia, e lo dobbiamo portare nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, nel servizio in parrocchia, nella società. Ma tutto questo lo riusciamo a fare quando siamo uniti a Gesù, perché senza di Cristo e soprattutto senza radicare la nostra giornata nella preghiera, nella parola, nell'Eucarestia, il nostro agire si svuota, diventa solo attivismo, nient'altro. Per questo Santa Brigida di Svezia ci ricorda che la santità è possibile nella nostra vita quotidiana, anche tra le fatiche della famiglia, nelle preoccupazioni del mondo, nella vita sociale e politica, ma solo se Cristo è il centro, se la nostra volontà si lascia modellare dalla sua, perché se la nostra volontà si conforma a quella del mondo, allora siamo perduti. Non c'è Cristo, non c'è salvezza. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù nel Vangelo di Giovanni di oggi dice che il Padre pote i tralci affinché portino più frutto. Questa è un'immagine davvero forte da parte di Gesù. La potatura è taglio e dolore, e Santa Brigida ha conosciuto la sofferenza, la morte del marito, le difficoltà familiari, le divisioni nella Chiesa del suo tempo, le incomprensioni, ma non ha mai lasciato la vite. Non si è mai ribellata, non si è mai scoraggiata, è rimasta, e proprio attraverso queste prove Dio ha fatto fiorire in lei una santità autentica. Allora anche noi oggi siamo chiamati a restare in Cristo nonostante le fatiche, i dubbi, le prove. Tutti siamo chiamati a fidarci di Gesù anche quando non capiamo, perché la promessa del Signore è sempre stata chiara: chi rimane in me porta molto frutto. Carissimi fratelli e sorelle, Santa Brigida ha portato molto frutto perché è rimasta unita a Gesù alla vite. Lei ha vissuto di Cristo, ha parlato con Gesù, ha lottato per Gesù, ha amato come Gesù. Per questo ora ci guarda dal cielo come madre, come sorella, come guida. Allora oggi chiediamo anche noi la grazia di una fede radicata, una vita unita, un cuore che sa restare unito a Gesù, e facciamolo per sua intercessione,
affinché possiamo portare tutti frutti di pace, di giustizia, di amore, di consolazione a questo mondo smarrito. Allora uniamo il nostro cuore a Cristo, proprio come ha fatto Santa Brigida, affinché un giorno, proprio come San Paolo, possiamo anche noi dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Auguri a tutti coloro che portano questo stupendo nome. Possa Santa Brigida di Svezia intercedere per voi, per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni, per gli ammalati, i poveri e i carcerati. E possa Santa Brigida di Svezia portare pace a questo mondo smarrito, questo mondo non unito a Cristo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 23 luglio 2025, memoria di Santa Brigida di Svezia. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Quando il buio scende su di me, quando il mondo spegne ogni speranza, tu sei lì, mi sostieni e mi rialzi. Hai portato il peso del mio cuore, con il tuo perdono mi hai guarito. Tu sei pace nella tempesta, sei riposo nella lotta, nel silenzio parli al mio cuore. Anima mia spera nel Signore, anche se camminassi nella valle oscura, io non temerei, perché tu sei con me. Il tuo amore è forte, più della morte. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Solo in te, Gesù, solo in te, Gesù, c'è salvezza, amore e verità. Solo in te, Gesù. Pensiero di Padre Pio di oggi.
La Madonna è sempre pronta ad aiutarci e sostenerci nei momenti difficili. Confidiamo sempre nella sua materna intercessione. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo. Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie, della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Dopo la Pentecoste, gli apostoli escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una paura soltanto, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Maria non ha conosciuto il peccato infatti è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo, come noi, e diventare l'apripista di una nuova umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria in cielo continua a essere madre. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes enflentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o piam, o dulcis Virgo Maria. La preghiera del pellegrino. Signore, io mi metto in cammino sempre per raggiungerti e incontrarti. Tutta la mia vita è un grande viaggio per scoprirti, conoscerti e amarti. Diventare tuo discepolo è lo scopo di tutto il nostro camminare nella vita. Fa che impari a migliorare me stesso, guidato dalla parola del tuo Vangelo. Solo così farò veramente quel pellegrinaggio che mi aiuta a diventare un vero cristiano. Tutto ciò che ho conosciuto e imparato ora diventi patrimonio della mia esistenza, perché io lo possa trasmettere con la testimonianza di una vita di fede. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, Maria, Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi
Buongiorno a tutti. Mercoledì 23 luglio, voi siete il sale della terra, ci dice il Signore Gesù. Voi siete la luce del mondo. Bello, non usa il tu. Tu sei il sale della terra e la luce del mondo. No, usa il voi. Vuol dire che il cammino di diventare sale e luce non è del singolo, ma è della comunità. Solo una comunità di cristiani, cioè una comunità di persone che seguono Dio, può essere sale della terra. Non l'egoismo o la santità del singolo. Noi quando pensiamo al nostro cammino di fede pensiamo molto a un cammino particolare, personale, singolo. Invece Gesù continua a pensare a un cammino di comunità, a un gruppo di persone che si sostiene, che si aiuta, che insieme cerca Dio. Dove 2 o 3 sono riuniti, io sono in mezzo a loro, dice Gesù. E cioè Gesù crede che la fraternità dà molto di più alla fede. La nostra fede non è la fede del da solo, ma la fede dell'e, del con, dell'insieme. Chiediamo di saper vivere questo, di non sentirci cristiani da soli, ma all'interno della comunità, della Chiesa. Buona giornata. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la meditazione di oggi tratta un tema molto importante, la pazienza. La virtù della pazienza la dobbiamo praticare 1000 volte al giorno e per imparare la pazienza guardiamo Gesù crocifisso. Scriveva San Vincenzo Maria Strambi: la vita del cristiano è una vita crocifissa, essendo noi seguaci di Gesù che per noi morì intriso di sangue su di una croce. Infatti il Redentore ci dice nel suo Vangelo di seguirlo portando la nostra croce. San Paolo afferma che non sarà mai degno del nome di cristiano colui che non vive crocifisso. Ora, chi sarà che porterà volentieri la sua croce? Chi si rassegnerà perfettamente alle divine disposizioni nelle avversità della vita? Chi vivrà crocifisso? Colui che è devoto del sangue preziosissimo di Gesù Cristo, che in questo sangue trova il suo conforto e insieme uno stimolo fortissimo per attendere all'abnegazione di se stesso e alla crocifissione della sua carne. Se l'anima, con uno sguardo attento e devoto, mira il crocifisso che gronda sangue dalle piaghe, se vede il suo capo coronato di spine, il suo corpo flagellato, il suo costato aperto, come ricuserà il patire? Ah, si sentirà il cuore animato a portare la sua croce ed esulterà di gaudio in ogni tribolazione e godrà nel bere quel calice amaro della passione. Se l'impazienza, se l'ira fanno tumulto dentro di noi, il sangue di Gesù, dice San Giovanni Crisostomo, è come una medicina celeste. Tanto è potente questo sangue divino per frenare gli impeti delle passioni, specialmente dell'ira, con i suoi pessimi effetti. Animati da questo sangue prezioso, gli apostoli andavano incontro a persecuzioni con coraggio, lieti di soffrire battiture, carceri, catene, strazi e la morte. I martiri per questo sangue non temevano le più crudeli persecuzioni. I solitari e i penitenti per questo sangue sentivano il cuore inondato di giubilo nel mezzo delle loro asprezze. Le sante vergini, animate dal sangue di Gesù, custodivano tra le spine il candido giglio della loro purezza. Ora, non produrrà i medesimi effetti nei nostri cuori questo adorabile sangue
se di esso avremo sempre aspersa la mente e il cuore? Se mediteremo, cioè, le pene e i dolori di Gesù che lo sparse e con ardente carità ameremo chi per noi l'ha versato? Nel colloquio San Vincenzo Maria Strambi rivolge le seguenti parole. Sangue preziosissimo del mio Gesù, quale conforto mi dai per sostenere con pazienza quelle croci che di continuo si incontrano in questo misero esilio e che purtroppo ho meritato per le mie colpe. L'esempio che mi ha dato Gesù sarà sempre per me un forte stimolo a patire. Egli ha bevuto al calice amaro di tante sofferenze per raddolcire le mie afflizioni. E io ricuserò le croci? No, non conviene, mio Gesù, che io percorra altra via fuorché quella del Calvario che tu hai percorso per me. O croce preziosa, ripeterò anch'io, ricevi il discepolo come hai ricevuto il Maestro. L'esempio finale è tratto dalla vita di San Eleazzaro, conte di Ariano. San Eleazzaro fu ingiustamente spogliato dei suoi beni, denigrato nell'onore e sottoposto ad altri mali e patimenti molto grandi. In mezzo però a tante amarezze non fu mai visto dare segno di turbamento, né udito prorompere in parola alcuna di lamento e molto meno in atti di impazienza. Un giorno sua moglie le chiese da dove venisse quella sua tranquillità ed egli così gli rispose: quando mi si presenta alcuna cosa disgustosa, mi nascondo nelle piaghe di Gesù Cristo, considerando quanto il mio Signore patì per me. Ne esco da tale considerazione finché in quelle ferite, in quel sangue, non mi si alleggerisca e addolcisca ogni pena. E così, cari fratelli e sorelle, prima della benedizione facciamo anche oggi un proposito molto importante, quello di andare nelle difficoltà e prove della vita sempre da Gesù, il quale anche a noi ripeterà: venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico o strungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
annunciarci nel mondo il tuo Vangelo, segni di pace e di volontà. Salve Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo la festa di Santa Brigida, religiosa patrona d'Europa. Nata in Svezia, morta a Roma nel 1373. Madre di 8 figli, tra i quali Santa Caterina di Svezia. Rimasta vedova, si dedicò totalmente alla vita ascetica, penitente e contemplativa. Terziaria francescana, diede origine al nuovo ordine del Santo Salvatore. La passione di Gesù fu al centro delle sue esperienze mistiche e soprannaturali. Per celebrare ora degnamente i santi misteri della passione e risurrezione del Signore, tanto cari a Santa Brigida, rinnoviamo la nostra richiesta di perdono. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci tutti a te, Christe eleison. Signore, che ci sottopone al giudizio severo della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce, concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Rimanete nel mio amore, dice il Signore, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Lode a te. Il discorso di Gesù è tutto il presente, come abbiamo sentito. Io sono, con quel che segue, voi siete. Rimanete in me e io in voi. Io sono la vite, io sono anche la vita. Chi rimane in me porta molto frutto. Chiedete quello che volete e vi sarà dato. Ecco, l'accento cade sull'unione tra Cristo e il Padre e tra Cristo e i discepoli. La scelta è chiara. Rimanere in Cristo e portare frutto o morire senza portare frutto. Rimanere in Cristo significa perseverare, aggrapparsi a Lui, quali siano le situazioni, le difficoltà, le prove che stiamo vivendo. Rimanere ed essere fedeli fino in fondo. Rimanere in Cristo è anche custodire il suo comandamento, che è quello dell'amore. Un amore ostinato, senza pentimenti, fino a morirne. Rimanere in Cristo è rimanere nella Chiesa, il suo corpo, la Chiesa comunità dei credenti. Senza di essa non arriviamo a Cristo. E chi vuole arrivare a Cristo senza la Chiesa si illude. La Chiesa dove la vita nuova sboccia e cresce. La Chiesa è il luogo dove la vita si muove nella linea del dono e del servizio, anche se in essa
È presente il peccato, la debolezza e la fragilità dei fratelli. Il senso del rimanere sta nel portare molto frutto. Oggi per i cristiani e anche per noi deve essere forte la coscienza dei problemi sociali. È sempre maggiore l'impegno nella giustizia, come indicato dai nostri pastori. Benedetto sia il Signore della Santura italiana. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro, di tutta la sua santa Chiesa. Padre misericordioso, che ha impresso in Santa Brigida l'immagine della creatura nuova, concedi anche a noi di rinnovarci nello Spirito per essere degni di offrirti il sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Brigida ci offre un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno e nella sua intercessione un aiuto e un sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. Ricordi anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare del nostro fratello Proietti Giuseppe, che sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donci da parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Brigida, Santa Giuseppina Bacchita e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con fiducia e libertà di figli preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Regno con la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Cibo di vita eterna. Agnello di Dio, non che diventi toglie per i mezzo peccati di del mondo, abbi per tua pietà. misericordia sia rimedio e Agnello di difesa Dio, che dell'anima togli del i mondo. peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Il sangue di Cristo.
Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che sostenuti dalla forza di questo sacramento impariamo sull'esempio di Santa Brigida a cercare te sopra ogni cosa, per portare già in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. O Dio, Padre di misericordia, Santa Giuseppina Bachita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere ed amare, secondo il Vangelo, ed esaurisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bachita, prega per noi. Buongiorno a tutti, bella gente. Mercoledì 23 luglio, freschetto, c'è un po' di borino, tutto bene. Pressione in aumento momentanea tra oggi e domani, ma giovedì altra rata di temporali e burrasche. Sole presente, cielo sereno, poi montagne, Prealpi Giulie, fiori, bagnai. Cane ha cagato? Sì, è anche felice. Vai ciao.
Dai, ciao, ciao, ciao. Amici di 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo dalle immagini del satellite, molto interessanti, perché guardate, l'Italia nell'ultima ora è stata interessata sì da un'area di alta pressione, quindi situazione estiva, però sono anche arrivati dei temporali che si sono formati nel corso della serata di questa domenica sulle regioni di nord-ovest e che poi piano piano stanno attraversando il nord Italia, nelle prossime ore si muoveranno verso le regioni di nord-est, poi alla fine della giornata odierna abbandoneranno il nostro paese. Invece al centro-sud, come vedete, il tempo resta sempre stabile con il sole protagonista, ma anche con il caldo protagonista, e al sud veramente situazione anche critica perché le temperature risulteranno particolarmente elevate. Vi mostrerò tra poco i valori previsti. La situazione in maniera schematica è questa, con quest'area di bassa pressione presente sull'Europa nord-occidentale che convoglia queste perturbazioni, però per ora sul centro-nord dell'Europa. Giusto una di queste perturbazioni riesce appunto in queste ore a portare dei temporali al nord, dove in effetti anche le temperature sono più ragionevoli, ma al centro-sud la fa da padrone questa alta pressione nordafricana con le temperature davvero molto alte, caldo davvero particolarmente intenso, davvero attenzione. Cosa accadrà però a partire da giovedì, venerdì? Una perturbazione sempre associata a quel minimo di pressione sul nord Atlantico riuscirà finalmente a entrare in maniera un po' più decisa sul nostro territorio e a quel punto a partire da giovedì al nord, venerdì al centro e nel weekend anche al sud arriverà aria più fresca. Però, rovescio della medaglia, i temporali per questa perturbazione, quella che arriverà appunto giovedì, dato che porta una massa d'aria differente, potrà produrre temporali anche di forte intensità. Su questo ovviamente ci aggiorneremo. Ma ora chiudiamo dando un'occhiata alle temperature che registreremo in questa prima parte di settimana che sarà, come vi dicevo, bollente soprattutto al centro-sud, perché guardate, nelle regioni meridionali già oggi riusciamo a superare i 40 gradi nelle aree interne, un po' meno lungo la fascia costiera, c'è un po' di brezza, però a causa dell'umidità anche al mare temperature alte, l'afa si fa sentire. Il nord invece resiste un po' di più grazie a quel passaggio temporalesco delle ultime ore. Martedì giornata ancora bollente in tutta Italia, sempre con il nord che ha temperature un po' più ragionevoli, ma il centro-sud ancora una volta temperature molto alte, punte di 45 gradi e sono temperature all'ombra che non tengono neanche conto dell'umidità, quindi davvero situazione delicata, però migliorerà, come vi dicevo, a cominciare da giovedì. Ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, aggiornate o scaricate l'app gratuita di 3B Meteo. Ben ritrovati dalla redazione. Stava rientrando in Friuli in sella alla sua moto da Verona, dove aveva fatto tappa per salutare alcuni parenti dopo aver presenziato alla cerimonia di laurea di una delle sue 2 figlie all'Università di Torino. Il 64enne Alessandro Clinza, artigiano, esperto nella posa di tendaggi, residente a Prepotto e molto conosciuto e apprezzato nel Cividalese per le sue capacità professionali, è morto nella tarda serata di lunedì per un incidente stradale verificatosi lungo la strada regionale 11
in comune di Soave Verona, all'altezza di una rotatoria in località Castelletto. La rovinosa caduta a terra, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, non ha purtroppo lasciato scampo al Centauro, nonostante la celerità dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti ambulanza ed automedica. 2 persone sono state trasportate in ospedale dopo aver inalato fumi dell'incendio che ha avvolto la cucina di un appartamento in via Goffredo Mameli a Udine Est. Le fiamme si sono propagate intorno alle 13:20 di ieri. A domarle sono accorsi i vigili del fuoco, che sono riusciti a impedire che si spargessero nel resto dei locali dell'appartamento sito al 4° piano. Dopo il rinvio